Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi siamo a Mezzanabigli, abbiamo appena aperto l'hangar della Gruppo Aviazione e andremo in volo con l'ultimo gioiello nato dalla Gruppo Aviazione, cioè questo bellissimo esemplare di G70 motorizzato con il Rotax 915 da 140 cavalli. Quindi mettetevi comodi, allacciate la cintura e godetevi questa prova. Ed eccoci nuovamente sul campo. Prima di andare in volo facciamo un breve walk around del mezzo. Partiamo dal muso, diciamo che la parte frontale è quella che è stata più, diciamo, modificata per dare aria e per dare ossigeno al Rotax 915 con tutte queste prese d'aria. L'elica è una tripala e prop a passo variabile a giri costanti. L'ala è completamente in alluminio con flap elettrici con anche un 5 gradi in negativo per dare più diciamo velocità in crociera. Andiamo all'abitacolo, il cruscotto è dominato da un bellissimo Garmin G3X che ormai è accompagnato al Rotax 915, tutto il resto è pressoché invariato rispetto alla precedente edizione. Sedili sportivi in carbonio veramente molto comodi, sono collegati al praticamente traliccio centrale in acciaio di fusoliera che è il cuore pulsante dell'aeroplano, cioè che infatti collega il castello motore, gli attacchi alari superiori e inferiori, il carrello e il cono di coda. Abbiamo un bagagliaio di 40 kg, veramente molto spazioso, mentre gli oggetti più leggeri possono essere messi al fondo, a lato del paracadute che è in posizione centrale. Le ali sono dotate di due serbatoi da 50 litri per 5 ore più o meno di autonomia. La deriva ha veramente una forte freccia positiva di dimensioni generose, come si può vedere, e un timone che è anch'esso molto importante, ma questa è una caratteristica peculiare di tutti gli aeroplani Groppo. Stabilizzatore di coda non è cambiato, parte fissa e parte mobile. Come dicevamo, ecco il paracadute balistico,
installato sul ripiano alle spalle del portabagagli con un razzo posteriore e cosa da notare che è separato dall'ambiente di cabina. Le ali sono completamente in alluminio, a parte le tippalari che vediamo adesso che sono in carbonio. L'ala è esattamente uguale al precedente modello. Ok, abbiamo quasi finito il nostro workaround. Prima di scoperchiare il motore e vedere il cuore pulsante, ancora due note sul carrello. Il carrello è fisso a balestra di lega di alluminio e è sempre il risultato veramente molto 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 resistente. Ok, è ora di andare a scoperchiare. Ed eccoci qua con il nostro amico Simone Quaglietta, che è colui che mi porterà in volo oggi, ed è anche il capo ingegnere della Groppo Aviazione, che ringrazio ancora per la disponibilità nell'avermi fatto provare questo mezzo. Adesso stiamo scoperchiando il motore che il cofano è collegato tramite i soliti cam lock con testa a croce. È una copertura molto efficace, però ovviamente nell'ispezione di tutti i giorni prevolo è un pochettino lenta. Ed eccolo qua, il nostro Rotax 915 da 141 cavalli con legato ad una tripala e prop con passo variabile a giri costanti, ecco quello è il meccanismo, quindi si mette il passo al minimo, passo al massimo, a fondo corsa, si vede che appunto che l'elica sia a fondo corsa e poi tu imposti i giri e lei cambia passo in automatico tramite un attuatore elettrico. Ok, sembra tutto quanto a posto, possiamo rimettere il cofano. Ok, andiamo a farci un bel giretto con, saliamo a bordo. Eccomi. Ed ecco che abbiamo messo in moto il nostro Rotax 915, chiudiamo le porte che sono veramente molto comode ad ale di gabbiano e sono bombate. Abbiamo un bel 122 cm di spazio in cabina ed è veramente comodissimo. Ok, impostiamo il Garmin G3X. Oggi come potete vedere fa veramente molto caldo, quindi siamo nella peggior condizione possibile per provare il motore. Caldissimo e una grandissima umidità, infatti abbiamo già le nuvole a 500 piedi. A parte il G3X la strumentazione è completamente analogica, abbiamo un anemometro di backup, la radio, un altimetro di backup, le linee A e B del Rotax, i magneti e sotto i flap e il serbatoio. Mentre rulliamo per la testata pista e scaldiamo il motore, mi raccomando, vi invito a mettere like al video come al solito e a commentare sotto se vi piacciono questi generi di contenuti. Il rollaggio, la manovrabilità è veramente molto buona con qualche piccolissimo contraccolpo del ruotino anteriore sulla pedaliera, ma nulla di che, basta moderare la velocità e si risolve tutto. Ok, freni di parcheggio,
Adesso proviamo il passo dell'elica, il motore è già bello caldo. Ok, prova magneti fatta, prova passo dell'elica fatta, possiamo andare in volo. Adesso vediamo come si arrampica questo mezzo che veramente mi aspetto delle prestazioni notevoli in decollo e in rampa di salita. Ok, siamo pronti al decollo, tutto motore dentro, 5800 giri e via. Ragazzi, abbiamo staccato in 150 metri. Ragazzi, che rampa, ci sono più di 30 gradi, siamo in due e avevamo variometro quasi a 1600-1700 di variometro. Incredibile, praticamente abbiamo raggiunto quasi subito i 500 piedi ground. Infatti vedete abbiamo già ridotto, abbiamo già messo il flap a zero e abbiamo già messo il passo a 5000. Incredibile, veramente incredibile, una rampa pazzesca. Ecco, adesso siamo in una crociera super economica a 4000 giri, 22 di map, 12 litri ora, 150 all'ora più o meno. Ecco, con il flap ancora a zero, adesso siamo nella crociera dei 5000 giri con un 25 litri ora e stiamo andando a 200 all'ora, praticamente, sì. Ecco, la primissima impressione che si ha in volo livellato adesso che siamo sui 170-180 all'ora è quella veramente di una notevole stabilità e sembra proprio che il G70 in crociera voli veramente su un vero binario con una visibilità buona anche all'interno del campo di virata, infatti abbiamo tutte le nuvolette intorno e veramente un ottimo comfort per i piloti. Nel turismo a medio-lungo raggio l'aereo è un aeroplano che può dare veramente grosse soddisfazioni, cioè calcolate che puoi andare per 5 ore ad una crociera di 170-180 all'ora. Adesso che stiamo provando il volo lento, poi metteremo i flap in negativo e
diamo un po' di manetta e vediamo quanto va in più rispetto alla versione del 100 cavalli. Ok, adesso siamo in crociera economica, 23 di map, 4300, 160 all'ora, un 14-15 litri ora e tra un po' vediamo di mettere i flap in negativo e vedere come va. Eccolo là, flap in negativo, regoliamo anche il pitch dell'elica, adesso segna rosso perché ovviamente l'elica deve incominciare a dare trazione. Perfetto, diamo 5000 giri e registriamo un 25 litri ora, 34 di map e praticamente 200 all'ora. E questa è la crociera veloce, quindi questa praticamente tu puoi trimmare il mezzo e una volta regolato non vai a 200 all'ora, ti godi il panorama magari con il braccio appoggiato nell'incavo del tuo portellone, veramente notevole. Quindi facendo un breve paragone con il suo fratellino da 100 cavalli, questo mezzo è un aeroplano che in crociera veloce guadagna più o meno un 20-30 all'ora di crociera veloce, aumentando però più o meno di 5 litri ora il consumo, ma che però come tutti quanti gli aeroplani motorizzati 915 ha quasi il doppio di ratio di salita, cioè, veramente abbiamo avuto un ratio di salita iniziale veramente molto molto importante. Ecco, guardate come si sta comodi in due e tra l'altro non è che siamo due pesi più, ma è tutti e due, quindi è veramente un abitacolo super confortevole e super panoramico con la sua bella ala alta. Veramente un gran bel mezzo da crociera, insomma, quindi da fare tanti 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 chilometri. Ovviamente anche se è l'ultimo nato di Casa Groppo, questo G70 segue e completa la filosofia progettuale appunto di Nando Groppo, nata ormai più di 15 anni fa con il DUI, cui ha fatto seguito poi il trail, vi metto il link qua sopra del volo fatto con il trail, il folder e poi questo G70. Tutti questi aeroplani hanno in comune una costruzione metallica ultraclassica, sinonimo di solidità, facilità e verifica di ispezione e di manutenzione. È ideale tra l'altro per la produzione del kit, che è richiestissimo all'estero ed è uno dei punti forti di tutti i velivoli nati qua a Mezzana Billy. Ok, è tempo di rientrare e quindi configuriamo l'aeroplano per l'atterraggio. Prima attacca di flap, 120 all'ora, è una discesa più o meno di 300-400 piedi al minuto. Full flap stabilizziamo tra i 100 e i 90 km all'ora con un ratio che può arrivare anche fino a 500 piedi. Godetevi l'atterraggio. Ed eccoci a terra. Beh, che dire di questo mezzo, veramente
la messa a punto di questo aeroplano è veramente molto accurata ed il risultato è un velivolo veramente molto facile da pilotare, molto stabile e confortevole. Oltre che essere un perfetto addestratore, è un aereo da gran turismo, visto che abbiamo un bagagliaio da 40 kg, quindi due trolley da 20 kg più un piano per le varie cianfrusaglie più leggere. Ovviamente l'aeroplano è certificato per 600 kg, quindi siamo ai massimi della categoria. Che dire del 915? Ovviamente non mi aspettavo una differenza di velocità massima di crociera così esagerata rispetto al fratellino da 100 cavalli. Siamo un 20-30 all'ora, 20-30 km all'ora in più, però ovviamente come in questi casi dove c'è una temperatura molto alta sia in due si raggiunge sia un razzo di salita veramente incredibile e si raggiunge il suo habitat naturale, cioè tipo 10.000 piedi, dove con l'autopilota si viaggia veramente nel comfort più totale, con una TAS decisamente maggiore rispetto alla velocità indicata. Quindi veramente un gran bel aeroplano da turismo. C'è un umido ma si sente proprio. No, è proprio Mamma mia. che l'hai. Lo senti nelle mani, cavolo. Sì, esatto. Simo, visto che c'è tutto, glielo fai provare a Sì. Se vuoi le tue, usa le tue. Ma dai, vieni tanto per fare su 5 minuti. Ok, da Mezzana Bigli è tutto, grazie per la visione. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!